Michael Saylor e Strategy hanno un obiettivo dichiarato: comprare tutti i bitcoin. Per farlo sono disposti a tutto e si stanno inventando espedienti finanziari di ogni genere. Ultime, ma non ultime, le emissioni delle cosiddette preferred stocks, ovvero STRK, STRD e STRF. E sempre più gente si chiede: ma è sostenibile quello che stanno facendo o finirà malissimo? Cosa potrebbe succedere a bitcoin nel caso? C'è il rischio di un cigno nero enorme? In questo video vi racconto tutto sul piano di Strategy e sul suo bull e bear case. Cosa c'è veramente in gioco? Fino a dov'è disposto a spingersi Michael Saylor? Scopriamolo insieme. Se vi piacciono contenuti di approfondimento su DeFi, farming, studio di progetti emergenti per conoscere i nuovi trend prima degli altri e avere un vantaggio sul mercato, se ti abboni al nostro canale ogni settimana avrai tantissimi video di questo tipo. Ogni settimana faremo per l'appunto un video intitolato Alpha, dove racconteremo i trend e i progetti emergenti del momento, un market outlook dedicato all'operatività e allo studio e analisi di grafici di cripto che scegliete voi, e inoltre ci saranno vari deep dive, ovvero studi approfonditi di quelli che sono i progetti più interessanti del momento, dove si fa tutta un'analisi fondamentale super dettagliata e si spiega proprio dalla A alla Z di che cosa si tratta. Insomma, se volete avere un vantaggio competitivo sul mercato, conoscere le cose prima degli altri e conoscere dalla A alla Z i progetti più interessanti, date un'occhiata ai nostri abbonamenti e sbloccate tutti i contenuti esclusivi a disposizione sul nostro canale. Vi lascio il link in descrizione. E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi ci aggiorniamo in realtà su quella che è la strategia di Michael Saylor e della sua azienda Strategy, ex MicroStrategy, per avere il primato mondiale nel diventare una tesoreria di Bitcoin e creare prodotti finanziari innovativi ma non privi di rischi, anzi, come vedremo tra poco, e cercare di venderli al pubblico. Il suo obiettivo è uno e uno soltanto: accumulare sempre più Bitcoin. La sua filosofia la si può riassumere con quanto vedete scritto qui, ovvero there is no second best. Per lui la direzione da tenere se si vuole avere successo finanziario è accumulare più Bitcoin possibili. Ha affermato che nel giro di una decina di anni sarà talmente scarso che diventerà pressoché impossibile riuscire ad accumularne abbastanza, e pertanto il suo piano è posizionarsi con appunto la sua azienda come first mover in questo campo. Nel video di oggi vi voglio appunto aggiornare rispetto a quello che già ci siamo detti nel video che abbiamo fatto ormai un paio di mesetti fa su MicroStrategy, perché in realtà la sua operatività è cambiata molto. Ha erogato una serie di nuovi prodotti finanziari, le famigerate STRK, STRD e STRF, e voglio spiegarvi un po' come funzionano e come cambiano il profilo di rischio e rendimento di Strategy stessa, e anche l'impatto che potrebbe avere su Bitcoin, perché ovviamente come sappiamo sta centralizzando parecchio la supply di Bitcoin e questo inizia anche a spaventare gli investitori. Quindi da un lato raccontiamo quello che è un tassello importantissimo nella storia finanziaria, perché è un precedente veramente importante e notevole e vale la pena comprenderlo, sia lato finanza che lato Bitcoin, proprio perché la sua filosofia, il suo obiettivo è proprio accumulare più Bitcoin possibile. Il tutto creando, come vi dicevo, degli strumenti finanziari di diversa tipologia che possano essere appetibili per diverse categorie di investitori che cercano degli specifici profili senza detenere direttamente Bitcoin. Guardatelo fino in fondo ragazzi, perché credetemi è un video molto interessante e sono concetti che penso valga la pena conoscere. Andremo ovviamente ad approfondire, come vi accennavo, anche i rischi che possono implicare Bitcoin e il mercato in generale, bull case e bear case ovviamente, così abbiamo una panoramica completa. Iniziamo subito
capendo un po' quello che è di fatto MicroStrategy, ora Strategy, e qual è il suo obiettivo. Allora, Michael Saylor è il cofondatore di MicroStrategy, oggi ovviamente è nota come Strategy, che ha cambiato il nome. Inizialmente era una società di business intelligence, ma negli ultimi anni, come vi raccontavo, ha trasformato, ha cambiato completamente la sua strategia aziendale. La business intelligence, produzione di software e tutto quanto è passata in secondo, terzo, quarto piano. L'obiettivo è puntare tutto su Bitcoin. È un'azienda che è completamente all-in su Bitcoin, come vi racconterò tra poco nello spiegarvi appunto la sua strategia ed il suo approccio. Il suo obiettivo iniziale era accumulare Bitcoin a tesoreria, come stanno facendo tante altre aziende, quindi utilizzare il suo utile per acquistare Bitcoin. Ma questo non gli bastava, perché Michael Saylor è diventato sempre più polarizzato verso una direzione e un obiettivo. Quello che vi dicevo prima, bisogna detenere Bitcoin per vincere nel mondo finanziario. E quindi questa scommessa l'ha voluta estendere creando nuovi strumenti finanziari da vendere al pubblico di investitori per raccogliere capitali per acquistare Bitcoin. E attenzione, non sono solo dei classici titoli di debito, dove appunto si emette debito, si emettono obbligazioni, si raccolgono soldi per comprare Bitcoin, ma ci sono anche tutta una serie di strumenti finanziari complessi che vi racconterò tra poco, che vanno a creare appunto dei profili. L'obiettivo è creare dei profili di rischio e rendimento interessanti per gli investitori, se no gli investitori i soldi non te li danno. Non è che uno è obbligato a comprare i tuoi titoli di debito, a comprare i tuoi strumenti finanziari. Se l'investitore dice no, a me sta roba fa schifo, è troppo rischiosa, non te la compra, quindi l'obiettivo deve essere dare all'investitore uno strumento finanziario interessante, altrimenti il mercato ti punisce. MicroStrategy nacque nel 1989 e la trasformazione in Bitcoin Treasury Company è avvenuta invece all'incirca nel 2020. Nel 2025, come vi dicevo, Saylor ha parlato di questa Digital Gold Rush, ovvero tra poco Bitcoin diventerà talmente scarso che sarà impossibile accumularne in grandi quantità e chi lo avrà fatto in passato vincerà e sarà on the top of the world, aveva detto proprio queste specifiche parole. In altri termini, lui punta o a diventare l'azienda più capitalizzata al mondo oppure a finire, diciamo, non benissimo, perché non ci sono vie di mezzo, una scommessa ad alto rischio, alto rendimento. Nel 2022 Michael Saylor è diventato CEO proprio per concentrarsi ancora di più su questa strategia di accumulazione Bitcoin che secondo lui o andrà a zero o andrà a milioni. Lui dice non ci sono vie di mezzo e qua appunto deriva il tema della grande scommessa che ha fatto coinvolgendo appunto la sua azienda e la nascita di tutti quei prodotti finanziari. Inutile dire che per lui è una scommessa già vinta, lui ci crede tantissimo. Lui dice che Bitcoin ha già superato i suoi periodi difficili ed adesso sarà tutto in discesa. Tant'è che appunto si è buttato in questa cosa e ci crede dalla A alla Z. Come fa a raccogliere capitale? Allora, per raccogliere capitale appunto emette tutta una serie di prodotti finanziari che partono dai tradizionali titoli di debito, aspettate che vado alla prossima slide, dai tradizionali titoli di debito, quindi bond convertibili e non. Ne abbiamo parlato nello scorso video di quelli convertibili. Fondamentalmente un bond, un'obbligazione, che cos'è? Un titolo di debito, ovvero tu mi dai $100, io ti do questo bond, io ti pago un interesse tendenzialmente, altrimenti tu perché mai dovresti darmi questi soldi se io non ti pago un interesse, e quindi io fondamentalmente alla fine, alla scadenza, io ti restituisco il debito più l'interesse che viene pagato trimestralmente sotto forma di cedole e quant'altro. I bond barra obbligazioni non li hanno inventati loro, nel senso esistono i bond governativi, i titoli di Stato, sono obbligazioni, sono titoli di debito. I titoli di debito sono quelli più sicuri, tra virgolette, perché se un'azienda
non paga i suoi bond a scadenza, va in default, è obbligata ad andare in default e in liquidazione, quindi ripagare i suoi creditori per l'appunto, vendendo i suoi asset e quant'altro. Quindi i bond emessi sono i titoli più sicuri. Adesso alla fine andremo a vedere anche un po' una scala di sicurezza dei vari titoli esistenti. Convertibili cosa vuol dire? Che sono convertibili in azioni. Fondamentalmente a scadenza di questi bond convertibili, anziché dire guarda io ti ridò il capitale più l'8%, dico un rendimento a caso, io non ti do un rendimento, comunque te lo do molto basso, però se a scadenza le azioni di strategy, le azioni MSTR, quindi quelle base, sono sopra un certo prezzo X, il prezzo di convertibilità, io ti ripago in azioni. E questo azioni a quel prezzo specifico, no? Quindi supponiamo che a scadenza un'azione vale 1000, il prezzo di convertibilità era 300, caspita, io prendo azioni come se valessero 300 per il totale del debito che io ho contratto e però valgono già 1000, quindi ho già un guadagno enorme, capito? Quindi c'è una partecipazione all'upside di MicroStrategy, a tutta quella parte di crescita, rinunciando fondamentalmente alla cedola. Questo è ciò che ha reso appetibili i bond convertibili. Lato azienda, ovviamente, lato MicroStrategy, emettere dei titoli di debito significa impegnarsi a ripagare quel debito, quindi a scadenza deve esserci o le azioni che valgono tanto e quindi io ti ripago in azioni e sono tranquillo, oppure se le azioni non valgono così tanto, cassa. Quindi c'è da ripagare il debito cash, quindi l'azienda deve avere cash per ripagare il debito, altrimenti deve vendere degli asset per ripagare quel debito, se no va in default, ok? Quindi bond convertibili è un po' la base, diciamo, della piramide degli strumenti finanziari emessi da Strategy. A salire abbiamo le azioni MSTR, le azioni classiche, quindi tu c'è stata l'IPO iniziale, le puoi banalmente comprare e vendere, tutto quanto, e che dire, sono azioni, quindi Strategy può fare un aumento di capitale andando a creare nuove azioni, diluendole, raccoglie capitale, chi detiene azioni non ha nessuna garanzia, possono andare a zero chiaramente se l'azienda va a gambe all'aria e tu non hai nessun tipo di diritto, sei in fondo alla lista dei creditori. Poi ci sono debito collateralizzato da Bitcoin, in realtà, che era stato contratto in passato con, non ricordo se era Silvergate o qualcuna di quelle banche lì, che lì c'era il tema del margin call, ovviamente, se Bitcoin scende sotto una certa cifra vieni liquidato e non benissimo, però questo debito, vi tranquillizzo subito, è stato estinto. Quindi non esiste ad oggi, 10 luglio 2026, una posizione di MicroStrategy di debito aperta collateralizzata da Bitcoin. Quindi il caso del margin call, della liquidazione, vi anticipo già che non esiste. Esistono altri rischi, ovviamente, non è che se Bitcoin scende dormiamo tranquilli se siamo azionisti di MicroStrategy oppure appunto se siamo Michael Saylor, ma non c'è il tema del se scende sotto viene liquidato. No, quello è assolutamente fake, non esiste. E poi ci sono le famigerate azioni privilegiate, STRC, STRF e STRD, di cui parleremo tra poco perché sono gli ultimi prodotti di ingegneria finanziaria di zio Michael Saylor. Allora, bond convertibili, in realtà vi ho già raccontato praticamente tutto. Raccolta di capitale in cambio di bond a cedola quasi nulla, proprio perché di fatto non abbiamo nessun tipo di lo 0,25% la cedola, se non ricordo male, dallo 0, me sto guardando i miei appunti, dallo 0 allo 0,75%, e appunto sono obbligazioni che gli investitori a scadenza possono decidere di convertire in azioni MSTR, quindi le azioni standard. Cosa serve? Perché convertirle? Perché, ripeto, se c'è stata una crescita enorme, tra l'altro mi sono segnato anche le scadenze, guardate che bravo, allora, sono stati emessi 650 milioni di dollari di bond convertibili a scadenza fine 2025, con una cedola dello 0,75%, quindi cedola pressoché nulla, e prezzo di convertibilità, aspettate che ve lo dico, che me lo sono segnato qua sotto, mi pareva ce l'ho forse su un'altra di queste slide, fatemi un po' vedere dove me lo sono scritto, bond convertiti, no, eccolo qua, c'è scritto qua, 650 milioni, 400 dollari circa di conversion price, quindi a scadenza, se MSTR dovesse valere
più di $400 verranno chiaramente rimborsati in azioni, quindi l'azienda non dovrà cacciare cash, non dovrà tirare fuori 650 milioni di cash, ma banalmente diluirà un po' di più le azioni in barba agli azionisti. Adesso, giusto per darvi un numero, MSTR vale, aspettate che ve lo dico, $413, ok? MSTR, adesso vi faccio anche vedere se vi interessa, giusto per darvi anche il grafichino, tac, eccovelo qua. Come vedete MSTR vale $413, quindi siamo praticamente già, poi andiamo a vedere i grafici anche di tutte le altre, che è molto interessante ragionarci sopra, e eccoci, praticamente, ops, scusate, qua mi si incasina, così, tac, ok. E sopra i $400 significa che gli investitori sono in guadagno, perché se ad esempio adesso che vale $413, poco più di 400, significherebbe che questi 650 milioni che sono stati comprati appunto da chi ha comprato questi bond vengono rimborsati già in guadagno sotto forma di azioni. Quindi MicroStrategy non caccia cash e è tranquillo, emette nuove azioni a $400 l'una e chi le riceve ha già un guadagno di $13 per azione. Il guadagno aumenta chiaramente più MSTR sale. Se a scadenza invece il prezzo dovesse scendere sotto i 400 si rimborsa cash e quindi MicroStrategy deve avere 650 milioni cash da cacciare fuori. La seconda tranche è nel 2027, hanno emesso 1,05 miliardi di dollari di debito con conversion price $1.400, quindi decisamente ambizioso. Mancano 2 anni, chiedi a Michael Saylor, lui ti dice che sale sempre, quindi per lui è un conversion price assolutamente fattibile, per non dire banale, e vedremo se il mercato gli darà ragione. Di nuovo, se non avrà ragione e le azioni MSTR varranno meno di $1.400, dovrà cacciare 1,05 miliardi cash, ok? Quindi questo è l'obbligazione convertibile. Il best case chiaramente è quando rimane sopra il prezzo di convertibilità. Il bond, ricordiamolo, se non viene pagato si va in default. Un'azienda, uno stato, un'entità emittente di bond che non li ripaga a scadenza è fallito, è in default. Questa è la definizione, è un debitore che non paga il suo debito e quindi pertanto va in default, deve liquidare, deve vendere tutti gli asset, ristrutturare molto male e quindi non è uno scenario positivo chiaramente. Ci arriviamo dopo agli scenari. Allora, adesso abbiamo toccato i bond convertibili. I bond tradizionali non li andiamo neanche a toccare perché chiaramente sono dei titoli di debito nominali, normali, con una cedola, raccolgo soldi, ti restituisco quello più la cedola, anche questi ovviamente devono essere ripagati pena il default. Debito collateralizzato da Bitcoin ora estinto e azioni MSTR sono azioni standard, io compro azioni della società e scommetto sul successo della società, quindi è una sorta di... Cioè non sto solo scommettendo su Bitcoin comprando MSTR, ma sto scommettendo sulla formula di Michael Saylor, sulla formula di Strategy. Quindi il detenere, diciamo diventare questa sorta di Bitcoin Bank, per usare proprio le parole di Saylor, un qualcosa che punta a creare una tesoreria in Bitcoin ed emettere strumenti finanziari di vario tipo. Adesso arriviamo alle azioni preferred, STRK, STRF e STRD, che sono molto interessanti, al fine di alimentare, no, questa grande tesoreria in Bitcoin alla quale tutti possono partecipare con diversi profili di rischio. È molto curiosa come cosa, è molto complessa ma molto affascinante e proprio per questo insomma adesso l'andiamo ad approfondire. E comprare MSTR è ciò che ti dà massimo rischio e massimo rendimento, perché rischi tutto, nessuno ti garantisce niente, non sei un creditore né niente, però chiaramente se Bitcoin sale, perché avete capito che dipende tutto da Bitcoin in buona parte, se Bitcoin sale, MSTR sale in maniera esponenziale, perché sei super leveraged. Adesso vediamo come mai. Cominciamo con le azioni famigerate
quelle appunto preferred, le nuove, privilegiate perpetue. Privilegiate perpetue cosa significa? Allora, privilegiate che hanno un, diciamo, vengono ripagati gli azionisti di queste azioni prima degli azionisti di MSTR in caso di default. Okay? In caso di default c'è una sorta di piramide che andremo a vedere più avanti, no? Che in base alla seniority paga prima i detentori ovviamente di bond e poi i detentori delle preferred e infine i detentori delle azioni ordinarie. Anche le preferred hanno una seniority, si chiama, che le mette in scala, no? Una viene pagata prima dell'altra. Questo significa fondamentalmente che se tu detieni una delle azioni hai diritto a essere ripagato in caso di default prima degli altri, hai più tutele, diciamo, nel caso più bear possibile. Partiamo quindi dalla prima, che è la STRK. Tra l'altro, l'altro termine che era perpetue significa che non hanno scadenza, ok? A differenza dei bond convertibili non c'è una data in cui queste azioni scadono e deve esserci di conseguenza un redeem, ok? Quindi questa è un po' l'impostazione di base di questi strumenti finanziari. Iniziamo da STRK, che se non ricordo male sono andato a memoria, è la prima emessa in ordine temporale. STRK sta per Strike ed è stata lanciata, mi sono segnato, a inizio 2025. Ha un dividendo fisso annuo dell'8% sul valore nominale dell'azione, che è di $100. Cosa significa? Che se possiedi un'azione STRK che appunto vale nominalmente $100, poi sul mercato secondario in realtà fluttua il suo valore. Vi ricordo che tutte queste azioni, guardate, vengono scambiate. Se voi andate su TradingView e andate a cercare STRK, ad esempio, come vedete fluttua il prezzo di mercato, no? E tra poco vi spiego anche come mai. Questa STRK, il valore nominale è $100 e adesso ne vale 125. Noi stavamo per dire, abbiamo detto, non ricordo, no, l'abbiamo detto, il dividendo è dell'8% sul valore nominale di $100. Questo significa che se uno la compra a mercato adesso a 125 è come se ricevesse un dividendo minore, perché la stai comprando al 25% del prezzo in più, quindi il dividendo effettivo che tu ricevi lo ricevi su un valore di $100, quindi comprandola più in alto è come se il dividendo fosse più basso. Idem quando il prezzo scende, ovviamente il prezzo sale e scende con il prezzo di Bitcoin, è inutile che ve lo dica, con una certa correlazione. E se lo compri invece STRK con un prezzo minore di 100, tu stai percependo un dividendo più alto fondamentalmente sulla somma che hai investito, ok? Questo spero che sia chiaro, è ciò che vale un po' per tutti i bond in generale, no? Questo non è un bond, tra l'altro è un'azione, ma ha una logica simil bond, come vedremo tra poco. Quando tu compri un bond si dice è a par quando è a 100 e quindi hai la cedola netta. Se tu lo compri sub par, quindi a 90 per dire, è come se tu ti assumi un rischio maggiore, perché se il mercato lo prezza più in basso vuol dire che c'è un rischio maggiore, però la cedola è come se fosse più alta, ok, a scadenza. E scusate questa piccola digressione, ma è proprio per farvi capire anche la logica che sta dietro a tutto ciò. Torniamo al nostro STRK. Allora, quindi 8% sul valore nominale di 100. Se possiedi un'azione STRK dovresti ricevere $8 l'anno in dividendi. Dividendi che si definiscono cumulativi. Cosa significa? Se in un trimestre non vengono pagati questi dividendi, l'importo si accumula. Quindi questi $8 suddivisi chiaramente in 4 trimestri, 2, 2, 2, 2, non pago i primi 2 perché ho crisi di liquidità, bene, il prossimo trimestre te ne pagherò 4. Questa è la regola di STRK e deve essere saldato in futuro prima di poter distribuire dividendi ad altre categorie che hanno seniority inferiore, ovvero tutte queste altre. Vedete, STRF in realtà è senior, è la prima, e poi abbiamo STRK che è qua in mezzo e STRD e MSTR che sono sotto, quindi fondamentalmente STRK
sarà privilegiato, diciamo, nel pagamento dei dividendi rispetto alle altre due sopra di loro, e se non pagato si accumula. Prima devono pagare loro più quanto accumulato e poi pagano quelle a seniority inferiore. I dividendi fondamentalmente li decide il consiglio di amministrazione, alla fine dice ok, ce li abbiamo, li paghiamo, non ce li abbiamo, non li paghiamo, e si accumulano. E quindi ha la facoltà oppure no, però a patto che se poi non li paga c'è il tema che non può pagare quella seniority inferiore e deve accumulare. Una particolarità è il fatto che può pagare i dividendi, scusate, devo attaccare la corrente al PC perché vedo che la batteria potrebbe abbandonarmi da un momento all'altro. Dicevo, potrebbe pagare i dividendi non solo in cash ma anche in MSTR. E fondamentalmente questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli permette di diluire azioni anziché dover pagare cash, qualora appunto ci dovessero essere dei problemi di liquidità. Insomma, è a decisione dell'azienda appunto la scelta di remunerare in azioni MSTR nuove emesse oppure banalmente in liquidità. E poi c'è la clausola di conversione. L'azione è convertibile, come vedete, 8% convertibile abbiamo scritto. Cosa significa? Significa che a decisione del detentore, quindi tu detieni, hai investito in STRC, puoi decidere di convertirle ad un prezzo di conversione implicito di 0,1 a 1. Cosa vuol dire? Vuol dire 0,1 azioni MSTR per un'azione STRK. Di fatto è come se tu prezzassi MSTR a $1.000, un prezzo implicito. Quindi di fatto se tu compri STRK e MSTR arriva a $1.100, supponiamo, tu la puoi convertire a un prezzo di 1.000 e sei già in profit. Ovviamente il mercato prezzerà questa cosa e farà sì che STRK sale di prezzo, cioè non ti viene regalato nulla. Questo però per un investitore che si vuole posizionare in un certo modo, tu hai un flusso di cassa dell'8% che si accumula, una seniority interessante e la convertibilità in MSTR, quindi con l'upside, con la possibilità di partecipare all'upside dell'azione appunto di MicroStrategy se Bitcoin sale e se tutto quanto ha successo. Anche di queste c'è stata l'IPO, come di tutte le azioni iniziali. L'IPO mi pare che fosse stata $80, me l'ero segnato, sì, a $80, quindi di fatto chi ha partecipato all'IPO le ha comprate in sconto e Strategy ha raccattato soldi per comprare Bitcoin. L'obiettivo è quello, Strategy crea questi strumenti finanziari, questo è il primo, per comprare Bitcoin. Fondamentalmente, di fatto ha un profilo anche di volatilità molto diverso. Se noi andiamo a vedere, vi faccio proprio vedere, guardate, su TradingView, se noi andiamo a confrontare, allora, MSTR, prendiamo MSTR e confrontiamolo con STRK sulla stessa scala, però qua me lo fa vedere in percentuale, aspettate, facciamo così, confronta STRK, lo mettiamo su una nuova scala di prezzo, facciamo, ecco, come vedete i prezzi sono abbastanza correlati, però vedete che STRK ha un profilo di volatilità ben diverso, cioè MSTR qua era passato da 338 fino a 238, mentre STRK è passato da 100 a 80, quindi ha avuto un calo più, diciamo, contenuto. MSTR ha avuto un meno 50%, STRK un meno 20% neanche, ok? Quindi hai una volatilità minore, hai comunque partecipazione all'upside, perché, ripeto, nel caso in cui MSTR dovesse aver molto successo, hai la convertibilità 1 a 1000 con MSTR a 1000 e inoltre ti puppi l'8% annuo di cedola. Questo è lo scopo di STRK e il mercato infatti lo prezza così, vedete, confrontato con MSTR. È interessante andare a vedere il confronto, mi spiace che sembra che sia sceso di più, ma dipende dalla scala di prezzo. Guardate anche la scala di prezzo ovviamente per capirlo. Ora ritorniamo alla nostra presentazione. Tac, eccoci qua.
L'ultima clausola, che vale per tutte, in realtà è una clausola secondaria: Strategy può richiamare tutte le azioni se il circolante è minore del 25% del circolante iniziale o eventi straordinari. Quindi Strategy può dire: io mi ricompro tutte le azioni o al prezzo di mercato o al prezzo nominale, il maggiore dei due. Se vale 500 le ricompra a 500, se vale 40 le ricompra a 100, che è il prezzo nominale, ok? Spero di essere stato chiaro. Sintetizzando, che cos'è STRK? Fondamentalmente nel puzzle dei prodotti finanziari buttati fuori da Saylor, questo è un prodotto per gli investitori che cercano reddito stabile, 8% annuo in questo caso, sono disposti a prendersi un certo rischio perché tu stai investendo in una società che dipende in buona parte da Bitcoin, con l'opzione di partecipare all'upside, che è una sorta di opzione, se la vogliamo vedere così, sopra i $1.000 convertibilità partecipi all'upside. E la competizione, ha detto Saylor, non è con i Bitcoin ETF oppure i Bitcoin stessi, ma con gli ETF obbligazionari stessi, perché tu hai un rendimento più alto di un'obbligazione tradizionale, l'8% ce l'hai magari su obbligazioni junk, quasi spazzatura, e inoltre tu stai comunque partecipando all'upside, hai anche quel vantaggio lì, hai una buona seniority nel caso di liquidazione e stai investendo in un qualcosa che è collateralizzato da Bitcoin, che secondo Saylor ovviamente e secondo chi investe in questi strumenti dovrebbe essere un fondamento assolutamente interessante. Ok, quindi questo è STRK, ricordatevelo bene perché poi quando vedremo le altre capiremo i vari pezzetti del puzzle. Quindi preferred, convertibile, seniority abbastanza alta e dividendo cumulativo e basta, queste sono le sue caratteristiche. Andiamo avanti con STRF. STRF o Strife è sempre una serie A preferred, quindi preferibile, seniority maggiore dell'azione nominale, senior, quindi maggiore addirittura di STRK, che invece è intermedia, con un dividendo al 10%, con cedola trimestrale. Cosa significa questo? Come funziona? Beh, dividendo, ripeto, del 10% e $10 di cedola per ogni azione, il valore nominale è 100, il mercato ovviamente secondario la prezza come al solito. È cumulativa ma in un modo diciamo un po' diverso, ovvero non è come STRK Strike che accumulavi dividendi di fatto, ma in questo caso se viene saltato un dividendo c'è la cosiddetta clausola punitiva. Cosa vuol dire? Che ogni trimestre non pagato aumenta dell'1% il dividendo annuo. Salti un trimestre, APR 11%, ne salti due, 12%, fino ad arrivare al 18%, il massimo è il 18%. Quindi Strategy può decidere, anche in questo caso, consiglio di amministrazione decide, bene, non paghiamo il dividendo questo trimestre, però ti aumenta, secondo le regole, dell'1% per l'anno successivo, fino, ripeto, ad arrivare a più 4 se salta tutti e 4 i trimestri di un anno e fino al 18 se ne salta appunto 8 consecutivi. I dividendi possono essere pagati solo in cash, non in azioni, e questo ovviamente fa parte del profilo di rischio e rendimento di questo strumento finanziario, lo categorizzi in un altro modo. Tu hai in questo caso un'azione senior, quindi molto in basso nella piramide del rischio. Chiaramente ragazzi stiamo comunque parlando di strumenti rischiosi, sono tutti strumenti legati a Bitcoin, infatti come vedete ci sono dei rendimenti non indifferenti. Cioè stiamo parlando di una cedola del 10% annuo che può arrivare fino al 18%, ma perché tu stai investendo in qualcosa di rischioso. È tutto rischioso, che sia chiaro questo. Sto spiegando un po' come funziona, e però sei nella zona bassa della piramide del rischio di queste tipologie di strumenti, perché hai una seniority molto elevata. Subito dopo i bond, fondamentalmente c'è STRF, c'è Strife, e hai una cedola del 10% pagata cash, non hai partecipazione all'upside. Saylor lo ha descritto come, questo me lo sono segnato, uno strumento progettato per essere sovracollateralizzato con minore volatilità, paragonabile a titoli investment grade. Fondamentalmente lui voleva rendere appetibile questo titolo a investitori conservativi, ok? E l'overcollateralized di cui parla è perché lui chiaramente vuole mantenere un patrimonio in Bitcoin tale da coprire
coprire ampiamente tutti i dividendi che deve pagare, anche perché quello è il punto, ok? Noi adesso stiamo imparando un po' con questi strumenti finanziari che ha creato, che lui di fatto va a pagare dei dividendi continuamente, perché lui emette azioni, bello, raccoglie capitale per comprare Bitcoin, però continua a pagare dividendi. Prima era il 10%, questo è l'8%, poi c'è le convertible notes che deve ripagare o sotto forma di debito equity, insomma, capite bene che ci sono dei flussi di cassa in uscita, cioè è un'operazione in leva, non è debito diretto, non si tratta di emissione di debito diretto, ma è un simil debito, ok? Quindi non è come i bond che se non li ripaghi vai in bancarotta, però diciamo è un simil debito perché devi comunque perpetuamente pagare un dividendo. Tu raccogli capitale, ma per sempre tu paghi un dividendo, quindi è un'uscita costante. E quindi la tesi di base chiaramente è che Bitcoin si continui ad apprezzare o comunque che arrivi dell'utile da altre fonti, ne parleremo alla fine quando tiriamo un po' le somme, che arrivi dell'utile da altre fonti che permetta di coprire le uscite, cioè che ci siano più entrate che uscite a un'azienda in quanto tale deve stare a galla. Poi, dove eravamo arrivati? Allora, tra l'altro non ve l'ho detto, sia per Strk che per Strf, lui ha fatto le IPO iniziali e poi ha deciso, e la SEC gliel'ha approvato, di poter emettere at the market, ATM, altre azioni per un ammontare abbastanza importante. Aspettate che ve lo vado a recuperare, me l'ero segnato sempre qui, scusate se ogni tanto leggo gli appunti, ma è una cosa abbastanza complicata questo tema e voglio darvi informazioni esatte. Eccole qua. Allora, Strike, 21 miliardi di dollari di azioni emettibili nel tempo. Questo cosa vuol dire? Che le mette tutte in una volta? Ovviamente no, perché non gli conviene diluirle, e vuol dire che ha 21 miliardi nel caricatore da sparare di azioni Strike emettibili per raccogliere capitale e usarlo per comprare Bitcoin. Le Strike sono quelle convertibili, quindi nel bull case in cui MSTR è sopra i $1.000, riguardatevi la slide prima, lui le ripaga in stocks e non sborsa un centesimo di cash, no? Quindi è il top per tutti. Gli investitori guadagnano, lui gode. E l'ipotesi chiaramente è che Bitcoin salga, ragazzi. Siamo sempre lì. Questa è un all-in, è una scommessa bella e buona da digen totale su Bitcoin. Se il mercato gli darà ragione, MicroStrategy diventerà l'azienda più capitalizzata al mondo. Questo è indubbio. E 21 miliardi di Strike, mentre di Strife 2,1 miliardi meno. Come mai meno? Non lo ha detto esplicitamente, ma ragionandoci io, perché paga in cash. Gli conviene mettere Strike che Strife, perché Strike la ripaga in equity se il valore di Bitcoin sale e MicroStrategy supera la stock MSTR supera i $1.000, mentre qua deve pagare cash, quindi sganciare a bomba dei grandi dividendi cash ogni trimestre, bam bam bam, quindi sono uscite costanti. 2,1 miliardi emettibili, ok? Quindi anche in questo caso a sua discrezione, a patto che ci siano investitori disposti a comprarle, non è che te le caccia in tasca, deve esserci mercato. Quindi, ricapitolando Strife, questa è la tranche, diciamo, di capitale tra tutto un po' più sicura e remunerativa, perché abbiamo una seniority elevata, abbiamo il 10% annuo di cedola e quindi massimali di diritti per gli investitori sempre nella nicchia dei prodotti finanziari di Saylor, ok? Massima priorità in bilancio, nel caso di liquidazione, nessuna opzione di conversione in azioni ordinarie, niente upside azionario diretto. E quindi è rivolta a investitori che puntano principalmente al flusso cedolare, quindi al dividendo stesso e alla protezione del capitale. Quindi è una alternativa appunto ad un'obbligazione ad alto rendimento che di solito è junk grade, quindi abbastanza rischiosa, con dietro backed by Bitcoin. Quindi è tutto questo, tutti questi prodotti, sia chiaro, sono dedicati a chi ha una tesi di investimento su Bitcoin, perché se tu credi che Bitcoin non valga nulla, tutto questo crollerà, ok? Sia chiaro. Questi sono prodotti finanziari dedicati a chi è interessato a un'esposizione in Bitcoin non convenzionale,
ok? Questo è. Poi andiamo avanti con STRD. STRD, eccola qua. Allora, ce la facciamo, eh. Quindi andiamo avanti appunto con STRD, che è Junior, come vedete, 10% di dividendo, Junior, quindi seniority più bassa di tutte, massimo rischio, non cumulativo. Questa è, vi dico già, l'azione tra queste preferred a maggior rischio in assoluto, quella meno appetibile. Non a caso il mercato la prezza meno delle altre. Il mercato parla sempre chiaro, no? Allora, guardate, questa è STRK. Allora, facciamo una roba. Facciamo STRK, nuovo pannello. Poi STRF, nuovo pannello, e STRD, nuovo pannello. Allora, come vedete, abbiamo STRK prezzato, non si legge, 125 oggi, STRF 127 e STRD 94. Come mai tutto questo? Allora, se vi ricordate, è proprio perché STRF è quella senior, STRK è quella intermedia ma con la convertibilità, però il dividendo all'8, e invece STRD è questa qui junior. Quindi come vedete il mercato ci sta fondamentalmente dicendo il valore nominale è 100, quella che il mercato percepisce di minor valore è STRD, che la valuta 94. Quelle altre due invece sono percepite più o meno uguali. Da una parte hai una seniority più alta, però non hai la possibilità di conversione in azioni, che è notevole, soprattutto se le azioni iniziano a salire sopra i 1000, adesso non è il caso, però è priced in all'interno appunto della convertibilità questa cosa, e dall'altra parte hai una cedola più alta e l'accumulazione del dividendo e la seniority anche lì di un certo livello. Okay? Il mercato prezza in questo modo le varie azioni preferred in questo momento specifico. Ritorniamo a noi, aspettate, perché non me lo fa? Ah no, aspettate, ho sbagliato, eccolo. Eccoci qua, ok. Scusate, ma sto cercando di impostare il tutto nel modo giusto. In questo caso abbiamo junior come seniority, abbiamo un dividendo del 10% non cumulativo e a pura discrezione del consiglio di amministrazione. Quindi, di fatto, se il consiglio di amministrazione decide non paghiamo il dividendo, cavoli tuoi, non c'è clausola punitiva, non c'è accumulazione, non c'è niente, perché in coda sei l'ultimo. Solo prima di MSTR sei l'ultimo, non hai i diritti più bassi, infatti abbiamo visto il mercato la prezza meno. Questo cosa significa? Significa che stai acquistando un titolo con una cedola fissa a un rischio più elevato possibile, perché ripeto, non c'è nessuno che lo garantisce. Di fatto, per ovvi motivi, non è che MSTR MicroStrategy domani dice bene, io non pago più il dividendo, chi se ne frega, perché se smette di pagare il dividendo il prezzo di STR di Stride scende in picchiata e voglio vedere poi Strategy a venderne di nuovi, che il suo obiettivo è continuare a vendere sta roba qua, ricordiamolo. E Let the Market Program per questo è di 4,2 miliardi di STRD, capito? Quindi cioè lui ti può ragpullare il dividendo, però non gli conviene. Capito? Cioè non gli conviene perché se lo fa manda a gambe all'aria tutta questa tranche, ok? Quindi è la componente più speculativa di tutte, massimo rendimento periodico, flusso di cassa continuo, 10% cash, ma in situazioni di insolvibilità temporanea, che se l'insolvibilità non è temporanea va a gambe all'aria, può sospendere quel rendimento senza incorrere in obblighi di nessun tipo. E Strategy l'ha paragonata a ETF di preferred stock, quindi tutte quelle cose molto rischiose e basta, fondamentalmente questo è il suo profilo, ok? E junior massimo rischio. La piramide della seniority, ora l'abbiamo un po' capita, credo, abbiamo alla base i bond, questa è la piramide del rischio, la seniority vuol dire che se Strategy va a gambe all'aria, va in un processo di Chapter 11, di liquidazione, deve ripagare i creditori. Chi viene ripagato per primo? Chi detiene bond. Le obbligazioni sono i prodotti finanziari che vedono il pagamento prioritario da parte dell'emittente. Bond convertibili, bond nominali vengono pagati per primi. Secondi abbiamo le preferred,
quindi le 3 tranche di preferred, per prima la senior, per seconda l'intermedia, per terza la junior, quindi STRF, STRK e STRD in ordine. STRF è la più prioritizzata, STRK è intermedia, STRD è l'ultima. Per ultimi ci sono gli azionisti ordinari che hanno il massimo upside, adesso vediamo anche i vantaggi. I detentori delle azioni ordinarie hanno upside illimitato, chiaramente se Bitcoin sale, se Strategy va a guadagnarci tantissimo, tutto sto modello funziona, raccoglie capitali eccetera, godono, perché chiaramente MSTR sale molto più di Bitcoin. Poi abbiamo STRD, seconda, che è junior con la cedola al 10% non convertibile, STRK intermedia, cedola al 10 cumulativa, però il mercato ovviamente te la fa pagare di più, costa di più, STRF senior, cedola 8 convertibile, quindi con upside anche in questo caso sopra i $1.000 per le azioni MSTR sulla cedola, attenzione, quindi è interessante quello. Bond convertibili, bond nominali, hai il capitale protetto, sei il primo a essere ripagato, e i bond convertibili hanno anche loro l'upside, perché abbiamo visto che a scadenza, se il prezzo dell'azione è sopra il prezzo di convertibilità, per ovvi motivi uno si fa pagare in stocks e gode ancora di più. Ora andiamo a vedere bull case e bear case, ragazzi. Qua arriviamo alla ciccia, al succo. Come può andare? Allora, scenario ottimistico, bull case, questo inutile che ve lo dica, è lo scenario su cui Michael Saylor scommette, altrimenti non avrebbe senso tutto quello che fa. La tesi di investimento è che Bitcoin continua a salire e diventa riserva di valore, diventa mainstream, Bitcoin che arriva a 1 milione, come dice lui, eccetera, eccetera. E questo, ragazzi, fa sì che Strategy diventerebbe io mi sento di dire probabilmente l'azienda più capitalizzata al mondo, perché continuando così, se Bitcoin ti fa un 10 insomma adesso proviamo a vedere anche fare qualche stima. Punto primo, esplode il valore degli asset aziendali, perché adesso ha mezzo milione di Bitcoin, 500.000 Bitcoin, ne accumulerà altri, ogni aumento del prezzo di Bitcoin gli fa crescere il suo patrimonio e questo significa un guadagno sulle riserve, cioè fondamentalmente tutto questo è utile. Se Bitcoin raddoppia, triplica eccetera, lui si troverebbe di decine, centinaia di miliardi di dollari di utile, di plusvalenze. E MSTR di conseguenza salirebbe molto più che linearmente rispetto a Bitcoin, ma in maniera esponenziale, proprio perché c'è un effetto leva, cioè non c'è debito diretto, o meglio, c'è debito ma è una piccola parte, e tutte queste preferred stocks ovviamente fanno un effetto leva, nel senso che se Bitcoin sale, il capitale di Strategy sale, Strategy gode, quindi ha più appeal nel vendere altri prodotti finanziari che salgono anche loro di valore, paga le cedole, tutto quanto, chiaramente è un proxy Strategy in quanto tale. E quindi sovraperforma moltissimo Bitcoin, perché hai tutto questo meccanismo. E sei leveraged nel senso che raccogli fondi per comprare altri Bitcoin, e quindi è una spirale a tutti gli effetti, no? E molte obbligazioni tra l'altro verrebbero ripagate in azioni, convertite in azioni, ad esempio le strike diventerebbero, appunto, che sono convertibili, verrebbero convertite, quindi c'è meno flusso di cassa in uscita. Il tema è: più l'azione sale di prezzo, più io converto il debito in azioni e ho meno uscite, diluisco l'azione, vado a calmierare il mercato e genero altra liquidità per andare a comprare altri Bitcoin. Capite che è molto ambiziosa come scommessa e non scevra da rischi. Poi facilità di finanziamento, riduzione del costo capitale, ovviamente, perché tutti vorrebbero investire in questi prodotti nel momento in cui Bitcoin davvero diventa ciò che deve diventare. Sostenibilità dei pagamenti dei dividendi, perché tranquillamente hanno soldi infiniti di fatto. Se Bitcoin ti aumenta, ti fa un 10 tu hai guadagnato un botto sui Bitcoin che detieni, puoi tranquillamente creare altre azioni MSTR diluendole con un impatto minimo sul mercato, veramente hai soldi infiniti, converti il debito in equity come dicevamo prima, quindi alleggerisci tantissimo il bilancio, soprattutto nei flussi in uscita, crei un precedente pazzesco, cioè davvero diventi un caso studio, diventi un qualcosa un nuovo precedente, una nuova primitiva, un qualcosa che
davvero tutti studiano, ammirano e imitano poi di fatto, e questo di nuovo va a creare un effetto. Già adesso tra l'altro molte aziende lo stanno imitando in modo piccolo chiaramente, perché con quella portata lì è difficile, però questo va ulteriormente a potenziare, no, lo scenario positivo. E tutti gli investitori guadagnano, perché tutti coloro che hanno investito in strategy in qualche modo guadagnano, e lui ovviamente è quello che guadagna più di tutti. Bear case. Infine, abbiamo il bear case nel caso in cui Bitcoin scende molto e per tanto tempo e senza risalire. Quindi, anche se Bitcoin, attenzione, ecco, questo ci tengo a dirlo, se Bitcoin dovesse inciampare, scendere anche in maniera importante, non è un bear case a meno che non duri a lungo. Cioè, quello che mette in difficoltà strategy è lo stress finanziario prolungato. In particolare, vabbè, abbiamo visto, dov'è che sono? Qua, le scadenze dei bond convertibili. Fine 2025 650 milioni, 2027 1 miliardo e 0,5. Quindi se in quelle due date lì, ad esempio, Bitcoin è basso e non riesce a pagare convertendo in equity, lui deve pagare cash. Deve continuare a pagare i dividendi. Quindi se Bitcoin ti scende, tu hai una tesoreria che scende di valore e crei una sorta di death spiral, perché la tesoreria scende di valore e rimane bassa a lungo. Tu devi continuare a uscire dividendi. Nessuno ti finanzia più con nuovo capitale, perché chiaramente sei in una situazione di stress dove uno è più, diciamo, si tiene più lontano dal rischio, quindi tu non hai capitale nuovo, il capitale che hai, cioè il tesoro che hai si abbassa di valore, hai dei flussi di cassa in uscita importanti, non converti in equity perché sei sotto, le azioni MSTR calano di valore, calano di valore, quindi tu di fatto hai tante uscite e delle entrate congelate e la tesoreria che cala di valore. Quindi cosa potrebbe succedere? Nella peggiore delle ipotesi ci potrebbe essere la necessità di vendere i bitcoin, che quello andrebbe ad amplificare l'effetto death spiral, l'effetto inciampo, perché di fatto tu che cosa fai? Stai andando a mettere ulteriore pressione in vendita e fai passare il messaggio: ragazzi, sta cosa non è più sostenibile, devo vendere, sono costretto a vendere i miei bitcoin quando ho sempre detto si compra e non si vende, per ripagare i creditori, e rischio addirittura di non riuscire a ripagarli. Cioè questo fa passare un messaggio negativissimo che abbatte il sentiment degli investitori, va ad accelerare la death spiral e fondamentalmente va a portare a un esito di liquidazione, ristrutturazione, piano C l'ho chiamato, dovrebbe essere piano B, ma piano C di ristrutturazione finanziaria, e a meno che ovviamente poi Bitcoin non si riprenda, perché io non ve l'ho detto, cioè sì ve l'ho detto, il bear case è Bitcoin che scende tanto e a lungo, perché se scende poi si riprende, comunque la fiducia rimane, il tema è la fiducia in Bitcoin, è ciò che viene prezzato principalmente da Strategy e tutto il costrutto finanziario che ci ha fatto intorno, ok? Quindi che dire, Strategy deve puntare sul creare un modello sostenibile, e l'ideale sarebbe non solo dipendere dal prezzo di Bitcoin, ma anche creare degli altri tipi di utile, quindi magari delle attività collaterali sempre legate a Bitcoin, se vogliamo, non so, il mining o altre tipologie di servizi, e mettere una stablecoin, robe del genere che ti generano altro utile. Con quell'utile lì riesci a pagare i dividendi e non dipendi solo dal prezzo di Bitcoin. Vediamo perché io penso che non sia finita qui. Conoscendo Michael Saylor e vedendo con quanta dinamicità lui cambia il suo modello finanziario, già appunto 6 mesi fa abbiamo fatto il video, adesso ci sono già tutte queste novità, secondo me tra 6 mesi ce ne saranno delle altre. Io auspico, per la stabilità di questo settore e la stabilità soprattutto di MicroStrategy, se vuole rimanere stabile, che diversifichi i flussi di cassa in entrata e non dipenda più soltanto dal prezzo di Bitcoin, altrimenti c'è un po' di Ponzinomics, capite, sotto tutto questo. C'è l'assunzione che Bitcoin sale, continua a salire, e se ciò non accade si va nel bear case, se scende a lungo si va nel bear case, e questo potrebbe esacerbare un eventuale bear market.
andando quindi a portare a un evento di capitolazione che va a sopprimere ancora di più il prezzo, portando poi stress su tutti gli investitori in generale, che sicuramente non è una cosa positiva. Certo è che anche se dovesse vendere tutti i Bitcoin, non è che Bitcoin fallisce per questo, ma ti porta ulteriore stress sul mercato. Stress che poi viene riassorbito, per tanti sarà l'opportunità del millennio. Magari qualcuno ci spera pure, dice così mi compro qualche Bitcoin a un prezzo irripetibile, ok, però andrebbe a minare poi tutta la credibilità del tema della tesoreria in Bitcoin. È meglio che non succeda in generale. Non sarebbe un cataclisma irrimediabile, ma è meglio che non succeda per la reputazione comunque dell'industria, appunto, in generale, anche lato regulation. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, di avervi incuriosito al punto giusto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!